Abbiamo iniziato per Carlo. Ciao Elena. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Sì, lo vedo seduto in riva al lago e tira i sassi e ogni sasso per colpire delle figure che lui vede tutto intorno. Ti dà l'autorizzazione? Sì, Vediamo a chi tira i sassi. allora c'è un falconiforme, Sì? poi c'è Zeus, Mhm, poi c'è una mantide mhm. e poi c'è un pesce. Mm. Un Pesce, pesce, pesce o uomo pesce? no, è un pesce che ha però una cresta qua Mhm. e dei denti che sporgono. Una cresta come? Fammi di nuovo il gesto. Qui. Ah, così, aperta. Quindi Sì, sì, una specie di visiera sì, e due denti che, che scendono come se fossero i canini del vampiro. che DNA possiede. Una parte è legata al secondo universo, una parte è un po' felinoide e una parte è pesce. Basta? EDL? Mhm. Due, E entità mentali. due, ce n'è una di livello 3 e una di livello 5. Vediamole. Allora, quella di livello 3 eh, fa sì che Carlo, quando deve esprimere un'idea che ha, Mhm. ehm, è come se avesse, soprattutto quando ha in mente un'idea, no? Un qualcosa che, un'azione o un qualcosa che deve fare e ha in mente dall'inizio alla fine, Mhm. ok, e la deve esprimere. Mhm. Questa entità mentale fa sì che lui non riesca a esprimerla. È come se eh, mm, lui vuole arrivare dall'inizio alla fine, ma in realtà è come se dice sempre la stessa parte. Ok. Non riesce a Non- esprimere, diciamo, i particolari, no? Quindi Difficoltà nell'esprimersi. sì, Questa è la 3. la 3. Ma, in effetti io ho avuto questa sensazione adesso che ci ha spiegato i punti, un attimo un po' così, un po' non chiarissimi. E la 5? Allora, la 5 la vedo legata Fammi un esempio, se vuoi. sì, riguardo, agisce anche sulla parte lavorativa. Però è come se questa entità mentale creasse in Carlo la predisposizione a ehm, mh, agire su tutto l'ambito lavorativo in maniera eh, dire negativa,
cioè il risultato è negativo, tra virgolette, piuttosto sul negativo piuttosto che sul positivo, no? Mhm. Soprattutto a livello economico, con difficoltà, però non è che lui è pessimista, ma è come se lo facesse agire nell'intervenire con le altre persone a livello lavorativo in maniera più ostacolante che favorente, ecco, senza che lui si accorga. Non so. Autosabotaggio? Sì, esatto, senza che ne sia conscio, ecco. Autosabotaggio silenzioso, Sì, mhm, nascosto, silenzioso. sì. Impianti. Ha una piccola colonnina verticale in mezzo alla testa qua, che è molto fa luce, fa una luce bianca. Poi ha una specie di cerchio ovale più o meno a questo livello, più o meno all'altezza delle articolazioni delle spalle, che fa un cerchio tutto intorno a quel livello lì. Cioè un semicerchio o un cerchio No, no, un intero? cerchio intero, Ciambella piatta. a livello sì, delle Una spalle, quel livello collana lì. piatta. Mm, Collana collare. Ok. sì. Mhm. A cosa serve questo? Allora, è come se lo usassero per fare tipo uno scanner di tutto il suo corpo. E mentre scannerizzano, diciamo, tutto il corpo, allora, Mhm. primo tentano di abbassare le vibrazioni o perlomeno di non farle aumentare. E secondo, prendono la sua energia. E, mm, c'è un collegamento anche a livello del bacino, c'è tipo due piccoli dischi, uno a destra e uno a sinistra, e poi sul dorso dei due piedi. Ok. Poi? Mm. Basta, vedo questo qua, questi due sul bacino e quelli sui piedi, basta. È quello mentale. Ok. Vibrazione. 19 miliardi, Consapevolezza. 128, Livello dell'anima. 41, Vite precedenti. 2946, Cervello. 9.4, Nome del progetto di Carlo. imbalsamazione. Perché? Perché è come se vogliono creare uno strato, cercano di creare uno strato di limitazione delle sue vibrazioni, quasi da congelarlo sempre in uno stesso stato di vibrazioni, quello che fa comodo a loro. Questo è il tentativo e l'obiettivo, per poi farlo agire come vogliono loro e ottenere le vibrazioni che a loro fanno comodo. Quanti anni aveva Carlo quando questo progetto ha preso piede? 18. Non prima. Prima aveva un altro progetto o era libero? No, no, non era libero, ma non c'era questa parte. C'era come se fosse stata una premessa. È come se, diciamo, il terreno giusto, le basi giuste per iniziare proprio il progetto in questa maniera fossero partite da quando aveva 18 anni. Prima era più un vagliare come le vibrazioni di Carlo cambiavano durante la giornata e durante le sue attività.
e poi provare a prendere l'energia in vari momenti con altri tipi di strumenti durante le abduction. Va bene. Chiamiamo nel cinema la sua compagna che aspetta un figlio da lui e vediamo se si presenta. Mhm. Sì. Chiamiamo anche se c'è la PS già formata, la PS del figlio in arrivo. Sì. Mhm. Come vedi lui e lei? Lei la vedo molto serena e felice, è seduta in prima fila col sorriso, che guarda, diciamo, questo cinema un po' stranita, nel senso proprio cose nuove che proprio di cui non riesce, fa fatica a capire perché non sa di cosa si tratta, no? È come se le vedesse, è come se lei fosse qua e queste cose sono a un piano superiore. Mhm. E poi c'è la PS del bambino che è questa sfera azzurro-blu che Mhm. continua a ruotare all'interno della pancia della donna. Che lì riconosce, questa PS riconosce tante cose nel cinema che sa già, che ancora sa. Vediamole. Che ancora sa o che sa già? Cioè sa già e se le ricorda ancora. Mm. Ecco, no, finché non nasce, Mhm. o perlomeno La anche Vic? quando nasce. La Oltre, sostanza della anche Vic? oltre, sì, sì. Cosa? Mm. Allora, sa già tipo le esperienze che ha scelto di venire a vivere qua. E ci sono vari argomenti. Ha scelto questo tipo di padre, ha scelto questo tipo di luogo e ha scelto questo nucleo familiare perché poi potrà fare un certo lavoro. Quale? Beh, con le condizioni di oggi, così come le ha scelte lui, lo vedo tipo dietro a un bancone o potrebbe essere una cattedra. Un insegnante. Sì. Per lui è possibile parlare di progetto delle entità o è possibile parlare del suo progetto? Allora, mi fa vedere che allora decide quello che sa di sicuro sono le interferenze che si è scelto, le prime interferenze che si è scelto. Mm. E poi in base a come lui riuscirà a reagire insieme al suo corpo e alle altre sue parti, Mhm. sceglierà le altre interferenze. Man mano, in base alle esperienze che riesce a fare, di più, di meno, a superare un'esperienza, quindi poi iniziarne un'altra. Come si chiama il suo progetto? Deprivazione. Deprivazione delle memorie delle capacità medianiche. È un bambino molto potente. E alla fine le recupererà questa memoria? Quello è il suo obiettivo, riuscire a superare tutti gli ostacoli possibili per recuperarle in maniera tale che da questa vita in poi
non potrà più non usarle. La telecinesi è una di queste. Cioè, telecinesi sì, lettore del pensiero, la levitazione, vabbè, vedere il campo, tutto il campo energetico. Aspetta, non mi viene, l'ho vista prima e mi è sfuggita. Ce n'è un'altra che non mi viene. Cercala. Sì, esatto. Lettura del pensiero l'ho detto. Sì. Ok, la levitazione, telecinesi. Mannaggia. Teletrasporto? Teletrasporto? Mm. No? No? No, no, non ti so dire il nome, però è come se... ma guarigione a distanza, ma non... Sì, un po' come facciamo noi, ma molto più potente, no? Lui riesce proprio quasi a fare interventi chirurgici anche, ok? Sai che c'è qualcuno che riesce a farlo. Mhm. Ecco, proprio guarire tutto a distanza con la focalizzazione, agire sul corpo, sulle vibrazioni. Va bene, lo mettiamo qui nel cinema. Non possiamo lavorare per nessuno se non Carlo. Mhm. Abbiamo già visto a sufficienza di un futuro, di un nascituro. Mm. La compagna e la fiamma. Allora, un'anima affine al quinto livello. Sono molto affini, molto complici, molto... si comprendono molto, piace fare tante cose assieme, ma a lei manca proprio questo pezzo di consapevolezza che è essenziale. Possono diventare fiamme? Sì, sì, sì. Mhm. Ok. Sì. Si sono già incontrati in altre vite? Allora, li vedo che erano una coppia qualche vita fa, non erano fiamme, erano anime affini di terzo livello. Mm-mm. Ma non sono arrivati alla fine della vita assieme. No, lei è morta prima. Mm. È morta prima. Ok. Sì, 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 vedo È questa un cosa qua. progetto insieme? Un progetto che ha un nome per Mhm. entrambi? Ah, dici di interferenze o... Progetto. Loro si sono incontrati per attuare il Ah, ok. progetto litigio, litigare tutta la vita. Per attuare il progetto, collaborazione, per collaborare, per il progetto lavorare insieme, non Mhm. lavorare insieme. Allora, vi vedo sì, lavorare assieme, però non mi sembra nel campo di uno nel campo dell'altro. Mhm. Una collaborazione di quel tipo, proprio anche materiale, e eh, c'è un progetto di, diciamo, più in là, diciamo in un secondo momento ad un altro livello, è come se avessero il progetto di trovare Mhm. una modalità per sincronizzarsi a livello vibrazionale. Però è proprio come se si allenassero, no, tutti i giorni a fare una cosa e poi imparassero a vedere proprio le vibrazioni che sono pari. Non so se ho reso Ok. l'idea. Può evolversi questo progetto in concomitanza col discorso fiamme?
Sì, sì, sì. In che modo? Allora, innanzitutto lei deve aprirsi un po' più alle cose, diciamo, eteriche e spirituali per aumentare un po' la sua consapevolezza. E poi devono trovare un qualcosa da fare assieme per aumentare, per allenarsi a sentire le vibrazioni, le proprie vibrazioni e poi le vibrazioni assieme. E una volta Mm. che hanno imparato ad alzare le vibrazioni assieme, possono imparare a vederle proprio e a sincronizzarle anche guardandole. E così diventano tanto alte. Mm. Ok. Vediamo un po' di cause esoteriche. La causa esoterica del lavoro, dei suoi Mhm. sogni che non lo gratifica Mm, mm. a livello economico. Sì, l'entità mentale di livello 5, Autosabotaggio silenzioso. sì, insieme al falconiforme. Stessa cosa, stessa domanda, o meglio, stessa causa esoterica per l'approccio un po' leggero nei confronti dei soldi, pensa no? Di non Sì, meritarli sì, e di sì. non farsi pagare come dovrebbe. Quelle sono due delle tipiche frasi, diciamo, tipici pensieri che fanno sì che lui attivi dei meccanismi non produttivi e autosabotanti. Sono due esempi, poi senza accorgersi ne attiva altri anche, di meccanismi. Quali? Mhm. Boh, ci sono tipo mm, te lo so dire un po' in generale, nel senso che non mi vengono delle frasi, però è proprio tipo io vedo in eterico, vedo dove lavora lui, no? E vedo che è Mhm. come se lui dicesse o attuasse un altro tipo di meccanismo, gli introiti e tutto funzionerebbe al massimo, e invece lui per andare incontro, ecco, a qualcuno che può essere o cliente o qualcuno che lavora lì, concede un altro livello di attivazione e quindi c'è meno produzione. Adesso non ti so dire nello specifico perché non so, però in eterico è come se io vedessi, come se ci fosse un macchinario che potrebbe lavorare tutto in alto, quindi è come se la produzione andasse dal pavimento al soffitto, ok? Mhm. E io vedo che lavora fino al soffitto, potrebbe, ma così non ci sarebbe, potrebbe esserci un cliente non contento o un operaio non contento, e quindi per accontentare queste persone lui fa lavorare il macchinario quasi a metà. Ecco, in eterico ho questa scena qua. Questo è autosabotaggio. Sì. E perché? Perché la PS decide E di fare perché questa esperienza un allora, po' diciamo quantica? che si collega anche un po' un po' direi che c'è questo un po' di retaggio cristiano, ok? Cattolico con cui lui è cresciuto, dove devi sempre, è come se devi devi andare incontro alle esigenze degli altri, no? Lo vedo, è come se si sentisse in colpa se una persona che magari lo fa anche in maniera un po' vittimistica così, ma è come cioè, se esprime un suo disagio o un lamento, è come se lui si sentisse in dovere di andare incontro a questo disagio e lamento per cercare di toglierglielo, no? Per Mhm. farlo sentire bene, e quindi vedo questo retaggio un po'. E questo fa sì che però si autosaboti lui. Questo la PS lo mette in atto per far sì che Carlo impari a prendersi cura solo di sé, a imparare che non può fare per gli altri e che il suo campo d'azione riguarda sé.
ognuno si può prendere cura per se stesso e non per gli altri. Ed è un altro tipo di esperienza per imparare questa cosa qua. Ok, andiamo con l'episodio del compito in classe. Mi sembra liceo. Compito in classe di fisica, ha una specie di illuminazione, quasi a caso cambia una formula e da lì capisce tutta la fisica, tutta la matematica, prende un bel voto e da quel momento in poi tutte le materie scientifiche, fisica, matematica in su, gli risultano estremamente naturali, praticamente non studia e ci costruisce una carriera o quasi. Causa esoterica. Sì, è come se ci fosse stato, prova tipo un giro di boa, nel senso c'è, ne so, Mhm, un canoista, no? Che va e quando arriva alla boa torna indietro. mhm. È come se lui, invertendo la formula, avesse fatto questo giro di boa che gli ha aperto tutto il meccanismo. A livello eterico ho visto proprio che è come se fosse riuscito a staccarsi, direi una piccola entità mentale, intorno sì, ballava tra l'1 e il 2, no? In quel momento lì è come se avesse staccato la spina di questa entità mentale ed è scomparsa. Ed era la difficoltà a applicarsi, probabilmente soprattutto nelle materie scientifiche, però vedo proprio la difficoltà a applicarsi nello studio, no? Mm. Ecco, mm, è riuscito, la sua PS è riuscita a staccarsi da questa entità mentale da sola. Mm. Ma vedo proprio, allora, vedo Carlo che scrive, no? Durante la verifica che scrive la formula con fatica, quindi vedo questa parte, la prima parte sul grigio, poi arriva a quella formula, la scrive invertita e mentre la scrive invertita qua diventa tutto illuminato, dico proprio luce, luce forte e il resto che va da solo, da lì in poi è Che andato livello tutto. era? Tra l'1 e il 2 ballava un po', 1, 2, 1, 2, 1, Chiamala 2. lo stesso. Mhm. La Sì. mettiamo nei contenitori delle entità mentali. Mhm. Ce ne sono delle altre che sono scomparse che lui ha debellato. No, c'è quella 5 che è quella relativa al lavoro, che a volte è anche 6, a volte è stata 4, però Mm. che balla un po' tra 4 e 6. Anche questo. Mm. Va bene, Mhm. scaldiamoci. A proposito di figlio con le entità mentali, con le entità, sì, con le capacità medianiche, Mm. il padre è molto interessato a telecinesi, voglia di volare, viaggi astrali, sogni lucidi ed era un appassionato di guerre stellari. L'aveva molto colpito il discorso della forza, no? Mm. Che la forza sia con te. La forza, quindi la telecinesi, non solo, ma anche e soprattutto la telecinesi. Sì, Il maestro Yoda che alzava il macigno, il masso, oppure loro che attiravano a sé l'oggetto perso, che di solito era la spada laser sì. spenta nei combattimenti. Lucas il regista, chiamiamolo. Mhm. George. Sì, si è presentato quasi come se fosse un dio. Sai che a volte nei film, quando fanno apparire gli dei, appaiono con quella voce rimbombante, enormi, che mettono un po' che lo fanno per mettere un po' di timore, per provare a mettere un po' di timore. Ha una PS? No. George. Mhm. Vivo. È vivo? Davvero? Sì, è vivo davvero, ma io di umano ci vedo ben poco. È praticamente Cos'è? direi Un che è robot? umanoide. Mm. Con che DNA? Mm.
pleiadiano. Oh. E poi c'è tutta una parte, è collegato anche a Poseidone, secondo universo. Mm. La forza, che la forza sia con te. Sì, Da dove gli è derivata questa scelta? Chi l'ha suggerita? Ha avuto un compito? sì, bravo. Stavo per dire, è come se ogni tot carico, direi, ogni tot carico di, come posso chiamarlo? Mi viene da chiamarlo ogni tot carico energetico, ma ogni, ogni, mm, aspetta, cerco di spiegarlo. Allora, vedo, no? Noi che siamo sulla Terra e facciamo tutte le varie esperienze, no? Mhm. Poi ci sono dei periodi dove le esperienze magari sono un po' più regolari, piatte, no? Quindi non c'è tanta differenza di vibrazione, no? Sono più o Mm. meno tutte sullo stesso range. Oppure dei periodi dove invece c'è molta più consapevolezza, quindi magari le vibrazioni si alzano anche parecchio, no? Quindi a seconda del carico vibrazionale, potrei dire, ogni tot anni loro sono obbligati, diciamo, nel gioco a dirci in qualche maniera come funziona. Mm. Ok, e poi si accordano tra loro chi e cosa devono dire. Mm. E con questa serie tocca a lui spiegare delle cose. Cosa? Cosa ha dovuto dire? Avrebbe preferito non dire perché. La forza è proprio quella. Cos'è? Cos'è la forza? La forza è la nostra capacità della PS, la capacità della nostra PS che riesce a fare tutto e fa tutto ed è in grado di creare quello che vuole e come vuole, per poi tornare come al solito, vedo proprio, no? Ecco, diciamo che ci devono, l'allenamento che la PS fa sulla Terra, no? Ah. Ha lo scopo di aumentare sempre più l'utilizzo del cervello che rimane dormiente Mhm. fino ad arrivare a usarlo, diciamo l'ideale nella sorgente è al 100% che poi diventa, diciamo che l'utilizzo al 100% del cervello coincide con l'energia della sorgente. Quindi non c'è più la parte fisica della Matrix, Mm. ma è solo energia della sorgente. Chi sono gli Jedi? I Jedi? Cos'è uno Jedi? Potremmo paragonarlo a quegli umani che sono riusciti a riutilizzare gran parte delle capacità medianiche qua nella Matrix. Mhm. E Sì. Darth Fener chi sarebbe? Direi rappresenta la parte demoniaca del secondo universo, Posidone. quell'energia lì. Ah sì, ecco sì. Ma più che altro più che Posidone è il tirapiedi di Posidone, perché Posidone era il vecchietto orribile, Sì, nonché suo sì, padre. esatto. Sì, comunque tutta quella stirpe lì. Mhm. Vabbè. Carlo, telecinesi. Carlo fa viaggi astrali? Allora, penso che non siano proprio viaggi astrali. Ogni tanto gli capita, cioè quello che vedo io qua è che gli capita di essere in altre dimensioni, e di vedere altre cose. Forse la differenza tra quello che fa lui così casualmente, no? Cioè dove si ritrova lui casualmente e i viaggi astrali è la consapevolezza e il controllo.
Mhm. Nel senso che quello che vedo io è che si trova quasi casualmente, no, in questi posti, è lì e qua e vede. Mentre quello che vedo di viaggi astrali è che lo fa in maniera consapevole, con controllo, quindi decidi di andare in un certo posto, vedere certe cose, fare certe esperienze, ecco. È capitato per caso una volta sola. Infatti, sì, sì. Mm, Ok. mm. E, e ha volato in astrale? Lo vedo fluttuare davanti a un pianeta Siron, una roba così. Ma ha volato in altre vite, in una di quelle sue 2000, quasi 3000? Sì, sì, ha volato, telecinesi, teletrasporto. Sì. Capacità molto simili a quelle che vuole recuperare il figlio. Ma si vola come? Il corpo che si libera da solo o... Allora, secondo me è una modulazione diversa. È come se vedessi che il teletrasporto è quasi che schiacci tutto il tempo, non so come dire, Mhm. no? E quindi... Il discorso dei due piani, no? Che tu fai il passaggio, la esatto, scorciatoia. Mm. sì. E invece volare è che non schiacci il tempo. Però il meccanismo è lo stesso, Ma lui che vola alleggerisce. fisicamente? No, adesso ancora no, l'ha fatto in altre vite. Sì, sì, in altre vite. Ah, sì, 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 In sì, sì. piedi? Cioè si sposta verticalmente in piedi? Anche si può anche spostare così, lo decide lui, verticalmente, così. Sì. Ok. Mhm. Dunque, il cervello è a 9,4. A che livello deve stare per volare il cervello? Di Carlo o di chiunque. 27, 28. E stessa domanda per la telecinesi. 18, 20. 18, 20, sì. Per fare a comando viaggi astrali. 11, 11 e mezzo. Per fare a comando sogni lucidi. 10, 10 e mezzo. Già. Va bene. Lui ha la possibilità di dedicarsi a tutte queste capacità medianiche in questa vita. Sì, 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 è solo Qual è la questione di prima? allenamento. Qual è la Ma prima alla sua portata? allora io direi sogni lucidi, poi ci può essere un inizio di lettura del pensiero, che prima sarà casuale, poi diventa volontaria, poi la Mhm. telecinesi e magari se c'è una piccola possibilità che possa arrivare anche a fare la levitazione, più che volare proprio il sollevarsi. Ok. Mm. Ah, cosa volevo dire? Ci sono degli esercizi per la telecinesi validi. Ti richiedo questa cosa. Quel personaggio che poi ti passo se vuoi, Carlo, di YouTube con una calzamaglia in faccia, in testa, Mhm, a scacchi bianchi e neri, simbolo massonico, ma vabbè, lui ha scelto quella calzamaglia lì, di cui quindi non si vede il viso, americano, giovane, mhm, anche in forma, che fa, che ha messo qualcosa come 50 video almeno di esercizi mhm. e che mostra, tutto può essere un trucco, oggi con Mm. micro motorini si può far rotolare la penna, si può far tutto. Però sembrano, almeno la maggior parte, sembrano inequivocabilmente attendibili come esperimenti. Mm. È attendibile lui in una parola, sì o no? Sì, per la telecinesi sì. E perché non l'hanno bloccato?
visto che ha un canale di YouTube e quindi in 5 minuti sanno dove abita. Mi sostiene che i militari gli hanno dato la caccia, il suo amico ci ha rimesso, Mm. è scomparso nel nulla, lui e l'amico avevano scoperto queste tecniche. Ma io vedo che allora, la telecinesi che ci fa vedere, che ci mostra è reale. Sa fare ben altro, ma è come se lui avesse fatto, cioè vedo che lo lasciano stare perché è quello che può dire. Mhm, Cioè quello che ci mostra è quello che loro ritengono che possiamo vedere. mhm. È come se fosse proprio al limite, no? È come se loro vedo questa cosa, loro pensano che comunque la maggior parte delle persone, anche quel poco, non riescono a farlo, cioè per loro è poco quello che fa lui, Mhm. e quindi anche se ci sono delle persone che poi lo faranno, saranno talmente poche che mm, Non è un problema. non è un problema, anzi. È come se distogliessero un po' l'attenzione dal non poterlo fare. Ma Ok, quindi questo qua è attendibile. sì, e c'era anche l'altro, è attendibile. Ce n'era un altro. Sì, quello col ragazzino, Sì, il padre e la ragazza, il figlio. sì, sì. Va bene. E si può allenare, Carlo, per la telecinesi? Sì, sì, assolutamente sì. Prima però che si deve allenare un po' con le sue vibrazioni. Quando ha preso tanta dimestichezza con le sue vibrazioni, allora può allenarsi con la telecinesi. Ok, cosa vuole fare Carlo? Beh, andare certamente al cluster. Ok, prima di andarci chiamiamo però la nonna, apriamo il portale aureo, chiamiamo tutti i disincarnati di tutte le generazioni di Carlo, li facciamo andare tutti lì. Nonna compresa, se vuole la nonna può lasciare un messaggio. Allora, gli darei una Vic perché è incastrata nella sua sofferenza. È come se ci fosse un disco incantato, no? Che torna indietro e va Mm, avanti, proprio in quel momento del trapasso. mhm. Diamogliela. Mhm. Si sente molto più leggera, quasi che è come se si doveva togliere qualcosa di dosso. Vuole dire qualcosa, Carlo? Eh, vabbè, gli dice grazie e gli fa una carezza e gli manda un bacio. Mm, basta. Quanti disincarnati si sono presentati? 235. 235. Mm-mm. Va bene, li abbiamo mandati tutti, no? Sì, sì. Chiudiamo il portale aureo allora e andiamo con Carlo al cluster. Mhm. Questa volta non solo analizziamo e poi dopo eliminiamo i suoi contratti, ma se lui vuole può anche modificare i patti che ha fatto con se stesso, quindi magari i tempi, gli obiettivi. Se ha deciso di raggiungere un obiettivo tra 10 anni della telecinesi, oggi può scrivere una Mhm. nuova idea, una nuova cosa e metterlo tra un mese. Mhm. Cosa fa qui nel cluster? Sì, allora sta scrivendo il patto che eh, mm, fa sì che tutti i pensieri, i ricordi che possono ricreare delle interferenze si fermano
a un certo punto da lui e lui si accorge e quindi non li fa entrare, li manda via. Poi accelera il processo di allenamento con le vibrazioni a 10-15 giorni. E la prima capacità medianica inizia a vederla tra 6 mesi. Allenandosi. Sì. Perfetto. Non ho capito se Carlo è immobile o se è immobile. Pensavo che si fosse bloccata l'immagine, talmente era fermo e attento. Ok. Cosa vuole fare dei contratti, delle entità? Aperto il portale definitivo e li sta buttando tutti via. Velocemente, sa le cose, sa come farle? Sì. Ok, vediamo cosa fa dopo, da solo. Sta facendo gli ad eternum. Ma perché lo sa? Perché sta vicino a te? Perché qua è come se sì, lui qua sa che quello che noi facciamo, che abbiamo fatto finora, diciamo, è quello che è efficace. Sì, essendo qua con noi, sa che noi facciamo questa cosa ed è efficace, quindi lui sa già, lo sa che si fa questa cosa. Ok. Mm, Tutto tolto. Due ad eternum messi. sì. Avatar. Mhm. Portale definitivo. L'avatar ha il libro. Quel libro che abbiamo messo stamattina. O ieri, non mi ricordo quando. Stamattina, sì. Mhm. Della Prende lezione tutto. Sì, imparata. sì, esatto, sì. Sta buttando via tutto. Mhm. E due ad eternum anche qua. Sì. Fatto? Sì. Carlo non ha più interferenze. No. Perché non l'ha fatto da solo? Ma allora, con le persone consapevoli e più o meno del livello di Carlo, no? Che già vedono oltre, nel senso che vogliono come obiettivo è quello anche di recuperare le capacità medianiche, quindi proprio non solo togliersi i blocchi, ma già oltre. Ok, queste PS qua avrebbero potuto tranquillamente farlo da sole, ma ci avrebbero messo tanto. È come se sanno benissimo che così danno un'accelerata e la Ah, consapevolezza verso le sì, sì. capacità medianiche, no? Aspetta Elena, ripeti l'ultima parte. Come se sapessero che? Perché ti sei bloccata. Come se sapessero che cioè facendo questa sessione possono accelerare il processo verso le capacità medianiche. Ok. Mm. Nuova frequenza. 395 miliardi. Nuova consapevolezza. 187. Nuova anima. 63. Vite precedenti. 1921. Cervello. 9.9. Va bene. Mhm. Ok.
Messaggio finale di Carlo a se stesso e alla moglie nel cinema, compagna moglie nel cinema. Allora, alla compagna praticamente gli sta mostrando la via che può prendere eh, mh, per diventare più consapevole anche a lei, no? Per quindi essere creatrice della sua vita e delle cose. E l'ha fatto colorando diciamo, la via, no? Come se Mhm. avesse un pennello con tutta l'energia viola e gli ha colorato questa strada davanti che si apre proprio con infinite possibilità e energia. Messaggio finale a se stesso. Mm. Quello che si vuole dire è fluisci proprio come se fosse tutto proprio eh, rotondo, senza spigoli. Quindi ora, ora l'hai proprio scritto che tu non vuoi che i pensieri negativi e i ricordi ti si avvicinino. Quindi li riconoscerai prima che ti possano toccare e li potrai spingere via. Questo farà sì che tu rimarrai centrato il più possibile e quindi potrai fluire in maniera circolare e non spigolosa. Stai tanto all'aperto, lo vedo correre, non so se gli piace correre, ma vedo che corre all'aperto nella natura e impara a alzare le vibrazioni, così mentre corri, fai sport o cammini, alza proprio le vibrazioni. E le vedrai proprio. Quando le vedrai, allora lì sarai pronto per iniziare a fare, a cercare la tua prima capacità medianica. Mi sembra di Mm. capire che questa cosa delle vibrazioni nel caso di Carlo è molto importante, Mm, ma sì. cosa gliela abbassa? O perché non sono alte? No, non erano alte, adesso non gliela abbassano, non erano alte perché c'erano appunto queste due entità mentali che con questi pensieri li tenevano sempre a un livello mediocre, Mm. apposta. Proprio le tenevano lì, le agganciavano quasi come se fosse un tappeto fermo lì, ecco. Si sarebbe potuto togliere le entità mentali, solo le mentali? Se sì, in quanto tempo? Sì, una l'aveva già tolta, sai, quella là che avevamo Infatti. vista, quindi l'avrebbe potuto fare da solo, ma ci avrebbe messo ancora tanti anni. La PS ha voluto accelerare questa cosa e quindi gli ha fatto fare questa esperienza delle ipnosi esoteriche per accelerare. Nostre, perché gli Sì, altri, nessun no, altro le fa. certo, no, no, Va sì. bene. Mhm. Possibilità, percentuale di possibilità che l'anima gemella a quinto livello diventi fiamma con questa nuova condizione? Allora, ci sarà un piccolo particolare nei prossimi giorni. Se lei lo coglie, gli si aprirà questo mondo e nel tempo di 3 mesi possono diventare fiamme. Grande valore di lui, grande valore di lei, cioè quel valore che riunisce un po' di cose, no? Un po' di questioni e che deve essere vicino se due Mm. persone sono fiamme. Allora, lui è 415 e lei è 297. Lei quasi 300, le Mm, 400 abbondanti. mm, Ok, c'è un bel lavoro. mm, mm, mm. Battuta finale dalla parte della PS del figlio? Più che parole vedo questa immagine che lui allora gira, c'è la PS che gira in questa direzione e è come se schizzasse la sua vibrazione azzurro-blu verso la mamma e la riempisse.
quindi l'attraversasse tutta, poi cambia direzione e schizza verso il papà e lo riempie tutto. Va bene, Mm. abbiamo finito. Sei pronta a tornare? Sì.